Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi abbiamo qua un pacco bello pesante che contiene un oggetto che mi seguirà, farà parte del corredo, quello che mi porterò in campeggio. Partirò adesso tra qualche giorno insieme alla famiglia e questo mi farà davvero molto comodo. Adesso l'apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Andiamo. Bene, apriamolo. Più di 20 kg. Ed ecco qua, bellissima. Eccola qua. Già l'avrete capito dalla scritta EcoFlow, una bella power station da 2 kW. Andiamola ad aprire. Ecco, qui c'è il libretto delle istruzioni, facciamo qui da parte, e qui c'è la bellissima power station. Ci sono tutti i cavi, come si può vedere sigillati. Fuori. E adesso dobbiamo fare una bella manovra per uscirla perché è pesante. Voilà, ed eccola qua. Speriamo che il tavolino della Decathlon regga e che non si sfondi. Lo sto mettendo a dura prova. Questo è un test anche per il tavolino. Andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere più da vicino. Ed ecco qua, in tutta la sua bellezza, la nostra EcoFlow Delta Max. Perché ho preso la Delta Max e non la Delta 2? Raga, per risparmiare, perché questa non me l'hanno regalata, ma l'ho comprata io in quanto mi serviva, perché adesso partiremo in campeggio con la famiglia e mi serviva una power station. Vediamo un po' le misure, calcolando anche le due maniglie. Abbiamo 49 per 31 per uno spessore di 23,5. Sì, 23,5. Adesso la andiamo a pesare. L'ho appoggiata sulla bilancia, pesa 22 kg e 15, 22 kg, diciamo, ecco. Insomma è un bel mattoncino, ma siccome io lo devo portare in macchina la cosa non mi interessava più di tanto. Quindi eccoci qui con la nostra power station. Allora andiamo là. Allora qua vediamo che ci sono le griglie di ventilazione, 2 ventole, e 2 sono anche da questa parte. Inoltre da questa parte ci sono anche questi 2 connettori che servono per connettere 2 batterie ausiliari per espandere la power station da i 2 kW, 2,16 fino a 6 kW, perciò altri 2 moduli da 2 kW in serie. Andiamo a vedere cosa c'è davanti. Allora, ecco, ve la giro così, ecco qua. Allora, davanti abbiamo 4 ingressi per prese asciugo da 220-230 volt, la 12 volt, sia come accentisigari sia a jack. Poi abbiamo l'ingresso per la ricarica tramite rete domestica che può arrivare fino a 1,8 kW. Poi abbiamo qui appunto abbiamo un selettore manuale da ricarica rapida a ricarica lenta. Questo è un pulsante di reset e questa è la ricarica a 12 volt col suo cavetto, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, cavetto accendisigari che si connette
si connette così e dall'accendisigre della macchina possiamo ricaricarla. Certo sarà una ricarica lenta, non come quella di casa, però diciamo che per in viaggio, per mantenere la carica, va più che bene. Poi vediamo cosa abbiamo dall'altra parte, la giriamo, pesa un po', Allora, le dimensioni, devo dire, me l'aspettavo più grande, non è molto grande, cioè ci va benissimo in una macchina, solo che il peso è importante, abbiamo pesata prima, sono 22 kg insomma. Allora, come vi stavo dicendo, qui abbiamo il suo display. Questo è un pulsante che serve per attivare il wifi e connetterlo all'applicazione. Qui abbiamo le 4 porte USB-A, di cui 2 a ricarica rapida e 2 porte USB-C da 100 watt l'una. Questo è il pulsante per accenderle e questo è il pulsante per accendere la Power Station. Accendiamo la Power Station, adesso fa un beep, ecco qui, al 100% perché l'abbiamo ricaricata, e qui abbiamo il pulsante per attivare le porte USB. Se in questo momento voi mettete un cavetto USB e provate a ricaricare un telefonino, questa non eroga corrente, bisogna tenere premuto, si accende il LED bianco, si sente il suo beep e adesso sono attive e pronte per erogare corrente ai nostri dispositivi mobili, che siano telefoni, che siano batterie di droni, eccetera. Stessa cosa da questa parte, giriamola. Stessa cosa da questa parte, abbiamo per attivare le 4 prese asciugo e per attivare i 12 volt. Sopra non abbiamo ricarica wireless, diciamo è pulita, la costruzione è abbastanza massiccia, qui è gommata, e sotto, vediamo se riesco a girarvelo un po', ecco qua, sotto abbiamo tutto questo è gomma, sia questo che questo, ha questi piedini in gomma, è massiccia, sembra ben fatta, veramente assemblata, non ci sono scricchioli, è fatta abbastanza bene. Allora ragazzi, qui ho portato qualche elettrodomestico, sono un asciugacapelli, una spazzola elettrica e una piastra per capelli. Adesso li andiamo a collegare tutte e tre e li andiamo ad accendere fino a quando fino a quando la Power Station non va in protezione. Allora, ovviamente per comodità ho girato la Power Station, così potete vedere il display. La andiamo ad accendere, eccola qui che è accesa. Attiviamo da dietro, scusate, le 4 prese asciugo e andiamo con la nostra prova. Iniziamo accendendo, un attimo che magari vediamo se si vede, avvicino un po' la telecamera, si vede meglio. Ok, andiamo ad accendere il nostro asciugacapelli a potenza, iniziamo dal minimo. Eccolo là, 77 watt, aumentiamo a 900 watt, ecco che si sono attivate le ventole di raffreddamento. Andiamo avanti al massimo e siamo a 1800 watt. Adesso accendiamo anche la spazzola elettrica e siamo a 2180 watt, più forte. 2009 è andato in protezione perché il massimo è 2400 watt. Rifacciamo il test accendendo prima la spazzola al massimo e siamo a 1000 watt. Adesso accendiamo l'asciugacapelli, aumentiamo
2000 watt, sta tenendo a 2400 watt. Vediamo aumentando ancora di più l'asciugacapelli se va adesso dovrebbe staccare, vediamo. Esatto, ha superato il limite, è staccato e sono intervenute le ventole, quindi il sistema di protezione funziona molto bene e garantisce 2400 watt continui di erogazione di corrente elettrica, che devo dire che è un grandissimo risultato. Adesso proviamo a far funzionare, ad attivare invece gli ingressi. Testiamo gli ingressi, questi qua, della corrente continua. Chiudiamo, qui è staccato. Allora attiviamo, ecco qui attivata la corrente continua. Prendiamo un cavetto USB e proviamo la ricarica rapida della USB A. Vediamo, colleghiamo il telefono, ed ecco qui che va in ricarica rapida. Perfetto. I consumi giustamente sono irrisori, perciò risultano 6, 7, 9, 11, 13, sta salendo, dovrebbe arrivare a circa 20 watt. Sì, più o meno si mantiene 17, 18, 20 watt. Perfetto, era quello che mi serviva e devo dire che funziona alla grande. Allora, mi sono spostato a terra, mi sono messo vicino alla presa e adesso andiamo a collegare il cavo di ricarica. E vediamo che sta ricaricando non so se vedete qui, è partita anche la ventola, sentite? E stiamo ricaricando a ricarica lenta, lui piano piano sale fino a quando non si assesta. 370, 380. Adesso proviamo a selezionare la ricarica veloce. Ecco che adesso sta aumentando, vedete, 400, 440, 470, 500, 600, 700, 800 watt di entrata, 900 watt, 1000, 1160, 1200 e continua a salire. Siamo a 1000, ecco ora sta scendendo di nuovo. Va fra i 1000, ora sale di nuovo, fra i 1000 e i 1500 watt. Allora probabilmente dopo un po' si assesterà. Ecco, ora sta salendo di nuovo a 1500, quasi 1000, ecco 1600, quasi 1000, e ora è 1700. Voi capite bene che una batteria da 2 kW, se noi la andiamo a ricaricare con un'entrata di 1,7 kW in un'oretta e qualcosa, un'ora e 20, così più o meno abbiamo la ricarica al 100%. Ecco 1800, e penso che questo sia adesso il massimo. Si è stabilizzata a 1800, si sentono le ventole ma non ne sono neanche rumorose, è veramente silenziosa la Power Station. Adesso la lasciamo caricare. Allora, nel frattempo che la Power Station si ricarica, noi andiamo sul Play Store e andiamo a cercare EcoFlow. La scarichiamo, io già l'ho scaricata, l'ho già installata. Apriamo, andiamo a registrarci e poi arriviamo a aggiungi dispositivo. A questo punto andiamo a selezionare la nostra Delta Max, eccola qui, Delta Max.
dove ci dice di schiacciare il pulsante del wifi sulla nostra power station, che è questa qua, eccolo qua. Ecco il beep e sta lampeggiando. A questo punto l'icona del wifi sullo schermo lampeggia, selezioniamo e andiamo avanti. Andiamo alle impostazioni del wifi. E adesso si sta collegando. Aspettiamo la connessione, potrebbe impiegare qualche minuto. Ed ecco che il dispositivo è connesso. Ci richiede un aggiornamento. Aggiorniamo e aspettiamo che finisce l'aggiornamento. Io intanto metto in pausa e appena finisce ci rivediamo. Ho interrotto un attimo la ricarica per farvi vedere che, guardate, qui sta scaricando il software di aggiornamento e infatti qui sul display mi segna, adesso eccolo qui, upload, vuol dire che sta installando l'aggiornamento. Qualche minuto, è arrivato intanto al 55% e ci vediamo dopo. Perfetto, l'aggiornamento è finito e adesso andiamo a vedere come funziona l'applicazione. Allora, torniamo indietro. Allora, qua abbiamo la nostra schermata dove vediamo tutte le caratteristiche della nostra EcoFlow. In questo momento ci dice che in ingresso ci sono 0 watt e che in uscita ci sono 0 watt perché non c'è collegato niente e non è neanche sotto carica. Qui abbiamo l'X-Boost che permette, qua infatti c'è scritto, è ideale per apparecchiature ad alti consumi energetici utilizzate per durate più brevi, come ad esempio un asciugacapelli come abbiamo fatto prima o un trapano, insomma degli elettroutensili. Annulliamo. Poi qui abbiamo le prese 12 volt, così le abbiamo attivate, avete sentito il beep e così le disattiviamo. Così attiviamo l'X-Boost e così lo disattiviamo. E così si attivano le porte USB. Infatti il telefonino è andato di nuovo sotto carica perché ce l'ho collegato. Poi andiamo indietro e qui ci fa vedere la nostra EcoFlow Delta Max. Se avessimo qualche altro apparecchio della EcoFlow apparirebbe sotto in sequenza. Selezioniamolo di nuovo, vediamo cosa c'è qui. Perfetto, possiamo rinominarlo e dargli un altro nome, poi possiamo condividere, poi andiamo avanti. Limite di carica e di scaricamento, qua mettiamo 100% e di scaricamento la mettiamo magari al 10%, conferma, così non si scarica completamente, è sempre meglio non scaricarla totalmente. Poi la velocità di ricarica in corrente alternata abbiamo 2000 watt, l'ingresso lasciamo ingresso auto 8 ampere, lasciamolo, sì, ecco. Poi segnali acustici li lasciamo, così ci avvisa quando accendiamo per esempio le porte USB o ingressi quelli a 220 volt. Poi il timeout dello schermo, intanto abbiamo timeout dispositivo, mettiamolo mai. Timeout dello schermo LCD va bene 30 minuti, poi basta toccarlo e lui si riattiva. Timeout della corrente alternata, anche questo mai, altrimenti se abbiamo qualcosa collegata poi ce la stacca. Questo è per aggiornare il film ed il nostro è aggiornato, l'abbiamo appena aggiornato. E poi funzione di laboratorio, non so cos'è, vabbè, questo non penso che ci interessa più di tanto. E poi l'unità di temperatura mettiamo ovviamente gradi centigradi e poi
le specifiche: Delta Max, le 4 prese con la sovratensione a 4 prese a 2400 watt totali e la sovratensione, cioè il picco massimo di 4600 watt. La capacità della batteria è di 2016 watt ora. E poi qui possiamo vedere anche la batteria supplementare, che in questo caso non c'è. Se avessimo però la batteria supplementare, qui ci apparirebbe in questa schermata connesso invece di disconnesso la batteria, la capacità della batteria e tutte le sue caratteristiche come nella Delta Max. Andiamo indietro e niente, questa è l'applicazione per monitorare la nostra EcoFlow. Adesso andiamo alle conclusioni. E niente, tiriamo le conclusioni. Che dire, ragazzi, io trovo che sia un ottimo prodotto. Ovviamente io non ho provato altri prodotti, perciò questa è la mia prima Power Station. L'ho comprata in quanto appunto mi serviva per partire. Adesso in questi 10 giorni la testerò e vi aggiornerò su come va, sui pregi e sui difetti che riscontro. Vi lascio il link in descrizione per chiunque volesse andarci a dare un'occhiata ed acquistarla. Mi raccomando, mettetemi un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale azionando la campanellina, così resterete aggiornati per i prossimi video. Un abbraccio a tutti e alla prossima!